Questo video veramente rappresenta quello che è stato per me un nuovo inizio, quello che per me è stato il primo impatto che ho avuto con l'India, in particolare con la sua capitale, Nuova Delhi. Il caos, lo smog, le mucche, l'India, sigla. Appena arrivati all'aeroporto di Nuova Delhi, prima cosa che facciamo è cercare un taxi. Yes, you can go. Non sono abituato alla guida a destra. 2 ore nel traffico solo per fare 18 km dall'aeroporto al centro città. Motivo in più per cui vi consiglio di prendere la metropolitana. Che bello, è tutto così colorato qua. Se vi ricordate dal primo episodio, avevo prenotato per 10 euro una stanza in zona Par Ganj, vicino alla stazione dei treni. Sicuramente non una delle più pulite. Hotel International is here? Ok, perfetto. 900 rupie. E c'è anche una festa di compleanno nel frattempo. Come back down state. Yeah? This you all people renew all selfie. Ok. Is your birthday? Yeah. Ah. Please celebrate. I think a video. Seriously, thank you. The birthday. No, che simpatici. Sì, le lenzuola sono una cosa oscena. Abbastanza sporchi. Si sa, anche questa è l'India. 2 asciugamani sopra le lenzuola e il problema era risolto. Mamma mia! Perché c'è una forcetta nel lavandino? Bisogna comprare l'acqua sigillata per pulirsi i denti, per bere. Bevete sempre da bottiglie sigillate e mai dall'acqua di rubinetto. Hello. And photo. What's your name? Adu. No coin. I give you an apple. Ero così accecato dall'emozione di essere appena arrivato a Nuova Delhi che non mi ero reso conto che il quartiere non era proprio dei più sicuri. Sorry? No good area. Okay, yeah. Okay. Ah, ok. No. No, I have no pocket. Good night. Mi hanno avvisato che è meglio se non entro qua perché è pericoloso e soprattutto di tenere il telefono nelle mutande perché appunto non ho le tasche nel pigiama che indosso. Mi metto qua. Perché la mia intenzione era quella di comprare i vestiti direttamente in India. Questo è il pane tipico qua indiano e il naan. Adesso ho chiesto il thali, che sarebbe un piatto circolare con tante salse e a base di pollo. Sono tornato all'hotel. Che fresco qui. Buon appetito. Finita la cena sono andato a dormire perché l'indomani sarebbe stato il grande giorno della partenza per andare alla scoperta della vera India. SIM card fatte, adesso abbiamo preso un tuk tuk. Abbiamo fatto le SIM e abbiamo pagato 500 l'una e dovrebbero essere valide per un anno intero e ricaricabili ogni mese. Girare proprio col tuk tuk è bello. Eh sì, proprio bello. Peccato che il nostro autista non voleva portarci alla stazione, ma invece ci portò nell'agenzia viaggi dove avrebbe preso una commissione. Yeah, for my vlog. Official no allowed. Ah, ok, I switch. Quindi, appena capita la fregatura, abbiamo preso un altro tuk tuk. Adesso andiamo da un amico di Marilena, Banti, che ci aiuterà appunto a programmare la partenza per Amritsar. Non ci si può fidare proprio di nessuno.
Matti qua. No, infatti. Ah sì, ragazzi. In India è pieno di mucche. Le mucche non si toccano. Sono sacre. La mucca. Questi mercati della frutta mi piacciono tantissimo. Eccolo. Lui non ho ancora capito il legame di parentela. È imparentato con Banti ed era venuto per recuperarci. Ci ha fatto 400. Vai. La legge del furbo. Una volta pagato quel matto autista del tuk-tuk, saliamo in sella della sua moto, diretti a casa di Banti. In Italy, Yeah? there are bikers like this No, like this no. in a good condition. Yeah. Ecco. This is a good camera for travel. GoPro? GoPro, yeah. I know. Siamo un po' fuori Nuova Delhi, nella periferia, dentro questi distretti che sono delle colate di cemento praticamente, e in tutta Nuova Delhi ci sono 32 milioni di persone. Sempre di più nascono questi nuovi distretti. Italy is your first, and then second. Nice to meet you, Banti. Come va? I'm Vittorio. Parli italiano? Vale, io comincio. Entrati in casa veniamo accolti calorosamente da tutta la sua famiglia, veramente allargata. Namaste. E questa bambina chi è? È mia nipotina. Vedrò? Ah. Ad una certa ci viene fame. Propongono di insegnarci a cucinare il loro tipico pane. ठीक है? ठीक है, चुपके ना। Bene. Si gonfia? Sì, chapati, pane, roti. Stanno preparando il chapati fatto qua in casa, delle patate, lenticchie. Per ora tutto bene, mi sono già preso la diarrea e ieri sono quasi stato investito da una macchina. A parte questo sono ancora vivo. Che bellissimo qua. Carri? Ma Masala. Ha detto che sta venendo il tuo insegnante di inglese? Non ci posso credere. Piacere. Vittorio. It's songs of my friend. Okay. We will have a nice time. Ehi, ciao Carol. Come state? Bene. Sono a Nuova Delhi, My friends. What is this symbol? God symbol. Is a symbol of peace, togetherness. Oh, okay. A good symbol, yeah. No God symbol. Also this symbol Not a symbol. Puja. is a call to pray. Pray to God. Ah, ok. Ci sono novità. Il treno per oggi e domani non c'è. Anche domani. Ed è qua che tutti i nostri piani cambiano completamente. Allora a questo punto andiamo A David Barra. Va benissimo. Piccante? No. È buonissimo. No. Anche le patate sono buonissime. It will be a dream. La situazione inizia a farsi sempre più strana. Entrano nella camera da letto le donne di casa e mi chiedono se voglio partecipare ad una sorta di cerimonia. This right one. We called him Rakhi. Rakhi. Means protection. Protection. Sister hang him because of a brother's protection. Vi giuro che non capivo proprio cosa stesse succedendo. Thank you. Ero capitato proprio nell'unico giorno in cui si celebra una famosissima festa induista, Raksha Bandhan, per cui si festeggia il legame tra sorelle e fratelli. At last, some sweets. Is part of this Yeah, it's part of this.
Io, essendo il fratello, dovevo fare un dono, regalai la mia sciarpa blu marocchina. गिफ्ट मिल गया Siamo pronti per partire. Ci accompagni, vero? Sì, sì. Ah, grazie. Dall'autobus. Può pensare che c'è il Covid, no? È andato via. Avete avuto tanti morti da Non tanti. Perché noi mangiamo le spezie. E infatti vedrete nelle prossime puntate che quando mi ammalai di Covid, i medici mi diedero una cassa grande così piena di spezie ayurvediche come medicinali. Ah, ecco, Banti, ho dimenticato le ciabatte. Voi? No, non è un problema. Intanto, non è un problema. Guarda, adesso come vuole passare, oh! Peggio di così non ho mai visto. Allora, questi sono i programmi. Adesso siamo alla stazione di Kashmiri Gate. Stiamo per prendere un bus notturno che ci porterà ad Haridwar, circa 6 ore da qua, e ai piedi dell'Himalaya. Io prendo dell'acqua, qualche snack. No ragazzi, non è morto. Infatti in India è normalissimo trovare gente per terra che semplicemente dorme. I cani sono randaggi? Dappertutto. Randaggi? Meglio prendere l'autobus senza... Allora, no, thank you. Prendiamo l'autobus senza l'aria condizionata perché sennò ci rischiamo di ammalare. Bagni della stazione. Adesso cerchiamo qualcosa da mangiare per il viaggio. Your favorite? Bene, ho preso il samosa, 20 rupie che sono all'incirca 25 centesimi. C'ho dentro la patata, poi è tutto un impasto di verdure dentro e il curry di sicuro. buono? Mi piace un sacco. It's 20? Vediamo. Questo è molto oleoso ed ha poco ripieno questo. Mentre noi facevamo il pieno di samosa, Banti si stava occupando dei biglietti. 700. Però 70 rupi. Sei così? Ah, è questo qua? E quindi bisogna vedere il numero di targa che è riportato poi sul biglietto che ti stampano. Vi devo dire, pensavo fosse peggio come prima esperienza di trasporto pubblico in India. Bene, ci si ferma per cenare. Abbiamo 25 minuti. Sweet lassi. This. E col latte. Good! Yogurt con sopra sciroppo di fragola, penso. Tutti esclusivamente indiani. Non abbiamo visto neanche un turista fino adesso. Sister. Chai? 20. Questo è il classico chai latte. Un tè molto speziato. Ovunque tu sia qua in India senti sempre un odore esotico. Di frutta marcia o di pioggia, di asfalto bagnato. Siamo in viaggio ormai da 4 ore e non si riesce a dormire. E siamo arrivati nella città di Haridwar. Ci fermeremo nella città dopo, Rishikesh. Fatta! Arrivati a Rishikesh, capitale dello yoga. 2:30 di notte non sappiamo dove andare. Molto più tranquillo. Thank you, bye! Allora. Tutto questo non era assolutamente previsto. Per questo motivo non sapevamo dove andare a dormire. Mi sa che, non so, sarà pieno di senza tetto qua. Hello. Italy. We sleep here for the puja tomorrow. 7 o'clock. 7 o'clock. Good night. È morto. Beh certo.
stanno aspettando per la cremazione. No. C'è una persona morta che doveva essere cremata qua sul Gange. Era proprio sotto i miei piedi. Primo grande shock del viaggio. Tuttora non siamo ancora certi che fosse vivo o morto. Vedi? Le scaline. Là. Sì. Ci mettiamo là sotto che ci sono delle pampine. Ecco dai. Facciamo come quelli. Aprilo. Vabbè, si dorme. Ed è proprio qui, sulle rive del Gange, alle 3 di notte, che si conclude la seconda puntata.